iniziamo con i progetti primaverili estivi e iniziamo subito con questa maglia traforata che, come potete vedere, ho realizzato sia a manica corta ma anche a manica lunga. Questo perché un po' di tempo fa su Instagram avevo fatto un sondaggio chiedendovi cosa preferivate, se la manica lunga o la manica corta. Il sondaggio è finito 50 e 50 e quindi ho ben pensato di realizzare questo tutorial dandovi le indicazioni e facendovi vedere sia come sarebbe uscita a manica lunga e sia come sarebbe uscita a manica corta. Adesso non perdiamo altro tempo, vi lascio al tutorial, ma prima, se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che pubblico vi arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto e se vuoi seguirmi anche su Instagram mi trovate come Mille Creazioni Sonia. Per realizzare la nostra maglia traforata, che io l'ho realizzata in una taglia M perché la volevo bella abbondante, sono andata a usare 4 gomitoli del cotone Lina di Teddy, che è composto da 40 grammi, 165 metri ed è un 100% viscosa. Nell'etichetta c'è scritto che bisogna utilizzare un ferro numero 2-3, io infatti vado a utilizzare l'uncinetto più piccolino, l'uncinetto numero 2. Poi ci serviranno ancora un metro da sarta e delle forbici. Piccola indicazione, questo punto tende un attimino ad arricciarsi, quindi per misurare dovete bene stenderlo e poi andare a misurare i centimetri. La prima cosa da sapere per realizzare la nostra maglia appunto traforato sono la circonferenza dello scollo e la circonferenza del seno. Nel mio caso 75 cm e 90 cm. Vi ricordo che se voi volete fare la mia stessa taglia con le mie stesse catenelle e con i miei stessi punti, dovete avere un filo o uguale al mio o comunque molto simile, che quindi abbia 165 metri e che vada lavorato con un uncinetto numero 2 o 3. E vi ricordo anche che la manualità di come noi andiamo a lavorare incide anche molto sul lavoro, quindi se seguite i miei stessi punti può essere che il lavoro sia o più piccolo o più grande rispetto a quello che ho fatto io, quindi vi consiglio sempre comunque di andare a misurare il lavoro che fate e mano a mano andare ad aggiustarlo. Vi lascio linkato qui in alto il link dettagliato su come andare a calcolare le maglie e i giri dal vostro ricampione, quindi se avete un filo diverso o una taglia diversa andate a guardare quel video, così potete poi andare a ricrearvi il vostro schemino e sapere quante maglie dovete avviare per la vostra taglia. Una volta quindi che sappiamo le varie circonferenze, io ho già fatto i miei calcolini e so che dovrò andare ad avviare 222 catenelle per avere la circonferenza scollo di 75 cm. Io ho già diviso queste 22 catenelle in 4 parti. La parte dietro, la parte di davanti e i due laterali. I due laterali sono più piccoli rispetto alle parti di davanti e dietro. Infatti nella parte di davanti e di dietro avrò 20 punti traforati, invece nelle due spalle ne avrò 17. Adesso prendiamo uncinetto e filo e vi faccio vedere come appunto avviare la maglia. Come prima cosa dobbiamo andare a lavorare le nostre catenelle. Io, come vi ho già accennato, ne ho fatto 222. Adesso dobbiamo andare a chiuderle ad anello. State ben attenti a tenere le maglie dritte. Quindi entro nella prima maglia, nella prima catenella e vado a fare una maglia bassissima. In questo modo ho chiuso ad anello il mio lavoro. Adesso andrò a lavorare in circolare. Faccio 4 catenelle. Queste 4 catenelle vanno a sostituire la mia prima maglia altissima. Vado a fare 2 catenelle che sono le 2 catenelle che devo saltare di base. Quindi prendo il filo poi sull'uncinetto, conto 1, 2 e nella terza catenella vado a fare una maglia altissima.
Così ho fatto il mio primo punto traforato. Ne devo fare in questo caso altri 16 perché stiamo partendo dalla parte della spalla. Quindi faccio 2 catenelle, filo sull'uncinetto, salto 1, 2 maglie e nella terza vado a fare una maglia altissima. Di nuovo 2 catenelle, carico per 2 volte il filo sull'uncinetto, salto 1 e 2 maglie di base, lo stesso numero delle catenelle, e nella successiva vado a fare una maglia altissima. Vedete? 1, 2 e 3 punti traforati. Proseguo in questo modo fino ad arrivare a un totale di 17. 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto per 2 volte, salto 2 maglie di base e nella terza faccio la maglia altissima. Ripeto di nuovo questo procedimento: 2 catenelle, carico 2 volte il filo sull'uncinetto, salto 2 maglie di base e nella terza faccio una maglia altissima. Ho fatto i miei 17 punti a punto traforato. Vedete? Adesso dobbiamo andare a fare un aumento per poi proseguire con i 20 punti a punto traforato della parte di davanti. Vado a fare 2 catenelle, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto e rientro nella stessa maglia. Faccio una maglia altissima e così ho realizzato il mio aumento. Adesso proseguo come ho fatto prima, quindi 2 catenelle, carico 2 volte il filo sull'uncinetto, salto 2 maglie di base e nella terza vado a fare una maglia altissima. Questa volta vado a lavorare 20 punti. Siamo nuovamente nel punto dove dobbiamo andare a fare un aumento, quindi ho fatto le mie 20 maglie a punto traforato. Adesso 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto 2 volte, entro nella stessa maglia e vado a fare una maglia altissima. E così ho fatto il mio aumento. Adesso devo proseguire a lavorare di nuovo a punto traforato per altre 17 volte. Quindi stiamo di nuovo andando a fare la parte della spalla. Abbiamo di nuovo finito di lavorare la spalla, quindi andiamo a fare il penultimo aumento. 2 catenelle, filo 2 volte sull'uncinetto, entro nello stesso punto e vado a fare una maglia altissima. Io ho fatto il mio aumento, adesso proseguo con l'ultima parte, la parte del retro, andando a fare 20 punti traforati. Come sempre 2 catenelle, 2 volte carico il filo sull'uncinetto, salto 2 maglie di base e nella terza faccio una maglia altissima. Sono alla fine del mio giro e ho fatto 19 punti a punto traforato. Faccio 2 catenelle e vado a fare un punto altissimo qui nella prima maglia di inizio giro dove ho fatto le catenelle. Fatta la maglia altissima, faccio 2 catenelle, conto nelle catenelle iniziali 1, 2, 3 e nella quarta vado a fare una maglia bassissima. In questo modo ho realizzato anche il mio aumento e ho concluso il mio primo giro. Ricontrollate, dovete essere certi che
il nostro lavoro sia composto da 17 punti traforati, l'aumento, 20 punti traforati, l'aumento, 17 punti traforati, l'aumento e di nuovo 20 punti traforati e l'aumento dove abbiamo fatto la chiusura. Adesso vi faccio vedere come fare quest'altro giro e il secondo giro si andrà a ripetere per tutti i giri successivi. Quindi andiamo a fare 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Queste prime 4 catenelle sono la maglia altissima, quindi vanno in sostituzione della prima maglia altissima. Vado a fare 2 catenelle, che sono le catenelle che noi andremo a saltare alla base. Quindi ho fatto un totale di 6 catenelle. Prendo il filo 2 volte sull'uncinetto e vado a entrare dove ho fatto la maglia altissima. In questo punto vado a fare un'altra maglia altissima. 2 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, salto le catenelle di base e vado con l'uncinetto a lavorare dove ho fatto la maglia altissima nel giro precedente e lavoro un'altra maglia altissima. Vedete? Di nuovo 2 catenelle, prendo il filo 2 volte sull'uncinetto, salto 2 catenelle e lavoro dove ho fatto la maglia altissima e faccio un'altra maglia altissima. Proseguo in questo modo finché non arrivo all'aumento. Io ho lavorato i miei 17 punti appunto traforato e come potete vedere sono nell'aumento. Quindi adesso vado a fare 2 catenelle, una maglia altissima qui all'interno dell'aumento, 2 catenelle e vado a fare un'altra maglia altissima sempre qui all'interno dell'aumento. E ho realizzato anche il mio aumento. Vi faccio vedere un'ultima volta come andare a realizzare l'aumento e poi vi faccio vedere come chiudere di nuovo il lavoro e potete andare a lavorare in questo modo per tutti i giri successivi. Quindi qui proseguiamo di nuovo facendo 2 catenelle, carico il filo 2 volte sull'uncinetto ed entro nella maglia altissima in questa qui. E faccio un'altra maglia altissima, 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto 2 volte e mi sposto nell'altra maglia alta, altissima, quindi salto 2 catenelle e lavoro nella maglia altissima, faccio una maglia altissima, proseguo in questo modo fino ad arrivare all'altro aumento. Sono di nuovo arrivata all'aumento, quindi vado a fare 2 catenelle, filo sull'uncinetto 2 volte, entro qui all'interno dell'aumento, quindi della V, e vado a fare una maglia altissima, 2 catenelle, filo sull'uncinetto 2 volte, rientro all'interno della V e vado a fare un'altra maglia altissima. E proseguo facendo 2 catenelle, prendo il filo 2 volte sull'uncinetto e vado a inserirmi nella maglia altissima successiva e faccio un'altra maglia altissima. Proseguo a lavorare al punto rete fino all'altro aumento e ripeto lo stesso identico passaggio che ho fatto qui. Siamo arrivati a fine giro e all'ultimo aumento, quindi andiamo a fare l'aumento, 2 catenelle, maglia altissima all'interno della V, due catenelle e di nuovo maglia altissima all'interno della V, 2 catenelle e adesso devo andare a chiudere a maglia bassissima con le catenelle che ho fatto inizio giro, quindi conto 1, 2, 3, nella quarta vado a fare una maglia bassissima e adesso sono pronta per iniziare il prossimo giro che andrà di nuovo fatto come abbiamo fatto questo. I passaggi sono sempre uguali,
mano a mano si aumenta solo di maglie. Quindi qui andremo a fare 6 catenelle e poi maglie altissime dove sono le maglie altissime. Distanziate sempre ogni punto altissimo da 2 catenelle. Questo è quindi come si presenta il lavoro. Voi dovete andare a lavorare giri di punto rete finché non avrete di nuovo una circonferenza di 90 cm. Vi consiglio in realtà di andare a piegare il lavoro, quindi dalle spalle, lo piegate in questo modo e andate a misurare questa parte qui. Questa parte qui dovrà misurare 45 cm, ovvero la metà di 90 cm. Una volta che qui arriverete a 45 cm, possiamo andare a proseguire a fare il corpo della maglia, per poi andare in un secondo momento a fare le braccia. Sono arrivata ai miei 45 cm qui di lunghezza dalla parte del davanti. Vedete, ho piegato a metà il mio lavoro, queste sono le maniche, qui ci sono gli aumenti, questa è la parte di davanti e qui c'è l'altra manica. Vi do un paio di misure, quindi qui sono arrivata a 45 cm, ho misurato da un aumento all'altro e ho lavorato un totale di 14 cm e mezzo, 15 cm, un pochettino tende ad arricciarsi qui il lavoro, e ho lavorato invece un 18 cm e mezzo nella parte qui degli aumenti. In totale io ho fatto 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 giri. A questo punto dobbiamo andare a lasciare in sospeso le maniche e proseguire a lavorare il corpo della nostra maglia. Come potete vedere, il mio inizio lavoro è da questa parte, è la parte della manica. Quindi cosa andrò a fare? Andrò a fare maglia bassissima di chiusura, una catenella e taglierò il filo per poi potermi andare a riunire qui nel corpo della nostra maglia e proseguire il corpo lasciando in sospeso per adesso le maniche. Questa è la parte della manica, vedete qui c'è la chiusura del mio lavoro. Io vado nella parte del davanti o del retro, in questo caso da questa parte che è più vicina dove avevo fatto la chiusura, e vado a riattaccarmi con il filo. Prendo, come potete vedere qui c'è l'aumento, io salto un paio di punti e mi riattacco qui. E vado a fare, come ho fatto prima, 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Filo sull'uncinetto 2 volte, vado nel prossimo punto e lavoro una maglia altissima. E devo riprendere così con il mio punto, quindi 2 catenelle, prossima maglia altissima, lavoro un'altra maglia altissima. Nuovamente finché non arriviamo all'aumento. Siamo qui, vedete la prima maglia altissima dell'aumento. Questa la andiamo a lavorare. Adesso facciamo 2 catenelle e non proseguiamo più con questo aumento, ma bensì saltiamo direttamente all'altro aumento. Quindi saltiamo tutta la parte della manica e andiamo ad attaccarci nell'altro aumento. Vedete? È questo qui. Io salto qui la prima maglia e vado ad attaccarmi nella seconda. Quindi entro con l'uncinetto, anzi scusatemi, prendo il filo 2 volte sull'uncinetto, entro in questa seconda maglia alta dell'aumento e vado a fare la mia maglia altissima. E così abbiamo attaccato la nostra manica. Devo proseguire adesso fino all'altro aumento, fino all'altra manica. Naturalmente qui proseguo a fare il punto a rete con la maglia altissima.
Da questo giro in poi non dovremo più fare aumenti. Sono arrivata nuovamente all'altro aumento, vedete qui c'è l'aumento, la V dell'aumento. Quindi io, come ho fatto prima, vado a fare le 2 catenelle, lavoro la maglia altissima nella prima maglia del punto dell'aumento, 2 catenelle, filo sull'uncinetto 2 volte, salto tutta la parte della manica e vado a prendere l'aumento dall'altra parte. Vedete, questo è l'aumento, la mia V. Salto la prima maglia bassissima, la prima maglia altissima e vado nella seconda maglia altissima dell'aumento. Entro e vado a fare una maglia altissima. Adesso proseguo a lavorare con il mio punto rete nuovamente per tutto il retro barra davanti del lavoro, per poi riarrivare a questo punto. Vi faccio vedere qui come proseguire, è semplicissimo, e poi così potete andare a lavorare i giri successivi in autonomia finché non arrivate alla lunghezza desiderata della vostra maglia. Una volta quindi che qui abbiamo fatto la mia maglia altissima, proseguo nuovamente facendo 2 catenelle, filo sull'uncinetto 2 volte e mi sposto nella maglia altissima successiva e realizzo un'altra maglia altissima. Quindi il punto è sempre lo stesso. Una volta che arrivate a fine del giro, in questo punto, nella quarta catenella andate a fare una maglia bassissima, poi ripetete nuovamente con 6 catenelle e come abbiamo fatto per l'inizio del lavoro, i giri sono identici. Come potete vedere ho iniziato un nuovo giro e sono al punto di unione. Quindi che vado a fare qui? Mi mancano ancora un paio di punti, proseguo a fare il punto rete. Sono proprio nell'unione, quindi io che faccio le 2 catenelle, filo sull'uncinetto 2 volte, entro qui nella maglia altissima e faccio la mia maglia altissima. Di nuovo 2 catenelle che corrispondono alle 2 catenelle qui sotto. Qui state attenti a non girare il lavoro. Filo sull'uncinetto 2 volte e vado a entrare in questa maglia altissima. E faccio un'altra maglia altissima. Ecco qua, vedete, di nuovo 2 catenelle, filo sull'uncinetto 2 volte, mi sposto nella maglia altissima successiva e vado a realizzare una maglia altissima. Proseguo in questo modo per tutti i giri successivi. Vedete qua come risulta? Lo stesso passaggi che abbiamo fatto qua l'ho fatto dall'altra parte. Ho lavorato il mio corpo della maglia, vedete queste sono le maniche e da qui in giù parte il corpo della manica. Io ho lavorato un totale di 17 giri a punto traforato, partendo qui dal primo giro della manica, quindi da questo giro qui, dopo la manica. E ho lavorato un totale, state attenti perché risulta comunque un pochettino elastica, quindi io vado a tirarla leggermente, vi consiglio di misurarla. Ho lavorato un totale di circa 22 centimetri. Adesso vado a fare una catenella di sicurezza, taglio il filo e proseguo con la realizzazione delle maniche. Passiamo subito alla realizzazione della manica. Come prima cosa vi farò vedere come andare a lavorare quella corta, perché il procedimento è sempre lo stesso. Per quella corta andremo a fare 8 giri, invece per quella a manica lunga andremo a fare più giri. I giri saranno sempre uguali, quindi vi farò vedere questo primo giro, poi vi dirò quanti giri andrò a fare io e
alla fine vi farò vedere il risultato finale sia con la manica a manica lunga e sia con quella a manica corta. Io ho già fatto il mio capietto e ho già il filo sull'uncinetto. Prendo una maglia e vado a inserirmi, sempre lavorando nel dritto, mi raccomando, vicino qui all'attaccatura con il corpo. Vado a inserirmi un paio di punti prima, sempre dove ho fatto il punto altissimo. Quindi prendo di nuovo il mio capietto, lo faccio passare all'interno della maglia e faccio la prima catenella. Ne devo fare altre 5. A questo punto filo sull'uncinetto 2 volte, mi sposto nella maglia successiva e faccio la mia maglia altissima. Quindi devo lavorare con il punto traforato a maglia altissima. 2 catenelle, mi sposto nella maglia altissima successiva. 2 catenelle, mi sposto nella maglia altissima successiva, facendo sempre una maglia altissima. Vedete che mi sono avvicinata proprio all'unione della manica al corpo della nostra maglia. Quindi io vado a lavorare dove ci sono le maglie altissime. Quindi 2 catenelle, vedete qui c'era la V, io mi sposto e lavoro una maglia altissima dove era la maglia altissima. 2 catenelle, vedete qui c'è l'unione di 2 maglie altissime. Qui abbiamo una sola maglia, io vado a lavorare la maglia altissima in questa maglia. In questo modo, vedete? 2 catenelle, fili sull'uncinetto, stesso lavoro qui, vedete? Maglia altissima, ma qui abbiamo una sola maglia, qui abbiamo le 2 catenelle, quindi io vado a lavorare in questa maglia la mia maglia altissima. Due catenelle, fili sull'uncinetto e mi sposto nella maglia successiva. Vedete? Anche qui abbiamo l'unione di più maglie altissime in una sola maglia. Qui mi sposto e prendo quindi questa maglia, la maglia di unione, e vado a fare la mia maglia altissima. 2 catenelle, fili sull'uncinetto, mi sposto nella prossima maglia, anche qui una singola maglia con più maglie altissime, quindi entro in questa maglia e faccio la mia maglia altissima. Vedete? Questo è come viene poi il lavoro. 2 catenelle di nuovo, fili sull'uncinetto e mi sposto nella prossima maglia altissima. 2 catenelle, filo sull'uncinetto e mi sposto nella prossima maglia altissima. Vedete? Abbiamo superato il punto di unione delle maniche al corpo della nostra maglia. E questo è come viene il nostro lavoro. Da adesso in poi e per i giri successivi non devo far altro che lavorare il mio punto traforato a maglia altissima. Ho finito di lavorare tutto il mio giro della manica, come potete vedere sono arrivata all'inizio del giro, quindi faccio le 2 catenelle e come vado a realizzare la chiusura che ho realizzato per tutta la mia maglia, quindi conto 1, 2, 3 e nella quarta catenella vado a fare la mia maglia bassissima. E così ho chiuso il mio lavoro. Ho chiuso il mio primo giro della manica. Io andrò a realizzare un totale di 6 giri. Quindi il primo giro l'ho realizzato, ne vado a realizzare altri 5. Una volta che finite questi giri,
potete tranquillamente fare una catenella di sicurezza e tagliare il filo. Ho finito di lavorare i miei 6 giri per la manica e questo è il risultato finale. Io ho lavorato un totale di 8 centimetri circa. Naturalmente se voi la volete un po' più lunga o un po' più corta, aumentate e diminuite i giri. Se volete potete anche lasciarla così, quindi più smanicata. Una volta che avete finito di lavorare i giri per la manica, fate una catenella di sicurezza e tagliate il filo. Se invece decidete di fare manica lunga, da questo momento in poi dovete proseguire nuovamente a fare giri di punto traforato a maglia altissima, come abbiamo fatto finora, finché non arrivate alla lunghezza desiderata della manica. Ho finito di realizzare anche la mia seconda manica, quindi la manica lunga, e ho realizzato un totale di 30 giri a punto traforato per circa 38 centimetri. Una volta che quindi ho finito di lavorare tutti i miei giri, ho fatto una catenella di sicurezza e ho tagliato il lavoro. Adesso dobbiamo solo andare a eliminare tutte le varie codine che sono rimaste e la nostra maglia traforata è conclusa. Naturalmente voi le maniche le fate uguali, o a manica lunga o a manica corta o comunque della lunghezza che desiderate. Questa è quella a manica corta. Noi ci vediamo mercoledì prossimo per un nuovo tutorial.